L'ultima volta che siamo stati a Napoli, il Vesuvio l'abbiamo visto così. Dopo aver goduto della presenza del Monte Fuji in Giappone, esserci arrampicati sul Bromo a Giava e aver visto sbuffare innumerevoli vulcani indonesiani, è arrivato il momento di scoprire se stavolta il Vesuvio si farà vedere. Quindi eccoci ai suoi piedi, stavolta a bordo del cubetto che fino a qui, ormai lo posso dire, si è comportato benissimo, o per dirlo alla napoletana, è nubabà. Spero di averla detta bene. Ma torniamo al Vesuvio, lui c'era, ma i problemi sono stati altri. Né scendere né salire! Insomma, neanche stavolta va come ci aspettavamo. Troviamo però presto il modo di consolarci prima di affrontare una delle strade più impervie mai viste. Buongiorno! Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo già a bordo del cubetto. Qua intanto cadono tutte le cose, perché mentre andiamo cadono un po' di cose, ma va bene così. Un po' di buche qua nella zona. Sì, allora stiamo lasciando Sant'Agata dei Goti, che è questo piccolissimo borgo che abbiamo scoperto nel video precedente. Ci siamo innamorati veramente di quella cittadina lì. Che roba ragazzi, ma guardate dove stiamo passando adesso. Le nuvole anche stanno bene in questa immagine. Siamo tra gli ulivi, le piante da frutto, in mezzo a queste colline qua tutt'attorno. Direzione di oggi? Il Vesuvio. Alla faccia! Mamma mia ragazzi, stiamo passando sotto un acquedotto romano, l'acquedotto carolino. Ma è una cosa gigantesca! 3 piani! Cioè guarda che roba da un lato e dall'altro. Ci stiamo passando proprio sotto in questo momento. Una cosa del genere non l'ho mai vista. Mai vista! Ma guarda! Incredibile. Bellissimo, adesso passiamo e siamo dall'altra parte. Posso dire che si vede che in Italia siamo tutti un po' artisti. Guarda qua questo bello collage di strade, c'è tutti i pezzi di asfalto messi insieme a creare questa bella stradina, che si sente tutti i rumori dietro del nostro pentolino che sbatte da tutte le parti. Sbatacchia. C'è un matrimonio! Auguri agli sposi! Aspetta, che casino adesso. C'era la polleria Te gusta questo pollo da zia Filomena. Dovevamo andarci. Era chiuso, guarda. Peccato. Siamo arrivati ragazzi a Ottaviano, che è questo paesino che si trova proprio ai piedi del Vesuvio. Mi sa che c'è una festa oggi. Siamo trovati una festa, c'è un sacco di gente. Cerchiamo di capire se riusciamo a fermarci da qualche parte. La vera limonata di Sorrento, la si vende. Tutti di qua. Guarda che roba, tutti in mezzo alla strada. Ragazzi prima ci hanno quasi buttato fuori strada, ci hanno provato, ce l'hanno quasi fatta, diciamo. Per poco siamo riusciti a evitare qualunque incidente. Qua stiamo passando in mezzo adesso al paesino. Cioè ci hanno superato velocissimamente, poi hanno stretto molto stretto, diciamo. Passare qua la signora, prego signora, passi pure. È ingestibile, il signoretto è ingestibile, l'ha detto lui. Quando siamo passati da Napoli circa 2 anni fa abbiamo fatto di tutto per poter vedere il Vesuvio direttamente dal centro della città. Purtroppo non era la giornata giusta, avevamo poco tempo anche in quell'occasione e non siamo riusciti a vederlo, era molto nuvoloso. Oggi finalmente riusciamo a vederlo, l'abbiamo già visto da lontano e adesso praticamente da dietro rispetto al mare, siamo appunto sopra la cittadina di Ottaviano qui sotto, possiamo un attimo avvicinarci un pochino di più grazie a questo sentiero. Questo sentiero è un sentiero gratuito e si può quindi accedere tranquillamente anche senza aver, diciamo, prenotato o essersi preparati prima. Questo è un po' il problema del Parco Nazionale del Vesuvio. Ovviamente la camminata sul cratere del Vesuvio è gettonatissima e quindi bisogna acquistare dei biglietti in anticipo. Noi però arriviamo sempre un po' tardi, o meglio, per prenotare questi biglietti e essere sicuri di trovarli bisogna prenotarli circa 8 settimane prima, quindi 2 mesi prima. 2 mesi, sì. In teoria poi ci sono dei biglietti che vengono sbloccati il giorno stesso, o meglio ogni ora 10 biglietti. Però abbiamo letto varie recensioni di gente che diceva sono arrivato fino a lì, è impossibile.
prendere questi biglietti. Quindi per non rischiare di perdere poi tutta la giornata senza fare nulla, abbiamo detto, sai che c'è, ci facciamo una bella camminata nei dintorni, quindi ci sono tutta un'altra serie di sentieri che si possono fare appunto senza prenotare, perché non c'è un numero limitato di persone che possono percorrerli. Riflettiamo un attimo. Sì, aiuto. Allora, questo sentiero si chiama Vallone della Profica o Profica. Credo Profica. Può essere. E comunque si comincia subito e tu guarda, vedi tutto il sentiero è fatto con ovviamente sabbia vulcanica, perché siamo proprio ai piedi, anzi sul lato sud, lato est, lato di qua, lato opposto al mare, praticamente. Esatto. Opposto al mare. Da qui praticamente si vede l'interno dell'Italia e oltre il Vesuvio si vede il mare da questo lato. Il Vesuvio è un vulcano attivo alto circa 1280 metri, si affaccia sul mare e si specchia nel Golfo di Napoli con la sua forma inconfondibile che domina il paesaggio. È famoso per l'eruzione del 79 d.C. che distrusse città come Pompei ed Ercolano. Quella fu una delle eruzioni più forti della storia, con colonne di cenere che salirono per chilometri nel cielo. L'ultima eruzione è avvenuta nel 1944. Da allora il Vesuvio è tranquillo, ma resta un vulcano attivo, sorvegliato giorno e notte da esperti. Oggi più di 3 milioni di persone vivono nelle sue vicinanze. Per questo il Vesuvio viene considerato uno dei vulcani più pericolosi al mondo. È una presenza imponente, bella da vedere e ricca di storia, ma va anche rispettata, perché sotto quella calma apparente la sua forza non è mai del tutto spenta. Ah, sul sentiero c'è una macchina. L'hanno lasciata qui. Ok. Smembrata. Ci siamo infilati in un bosco in realtà, quindi molto molto fitto, non si vede praticamente nulla fuori da qui. Non te lo aspetti da un vulcano, ti aspetti un paesaggio molto brullo, e invece qua è molto 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 verde. Sono comparse delle scale di legno adesso, ci sono tutti i ricci delle castagne per terra, perché siamo immersi in un bosco di castagne. E continuiamo la nostra salita, siamo adesso a 410 metri sul livello del mare. Lo sappiamo perché sulla mappa ci dice esattamente dove iniziano queste scale e stiamo risalendo quelle che sono chiamate le creste del Monte Somma. Molto più complicata questa parte, ragazzi, perché non ci sono più le scale e è tutto praticamente sabbia e quindi si scivola anche un po' a salire. Ho un fiatone incredibile perché qui la pendenza è molto alta, mentre la prima parte è accettabile, la seconda invece è molto più ripida. Niente ragazzi, è troppo ripida e soprattutto è super scivolosa, cioè non si riesce praticamente ad andare su, è come salire su una duna di sabbia ma di un'altezza come un monte, e visto che è molto scivoloso anche scendere fa un po' paura. E allora abbiamo deciso di mollarla qui, anche perché è proprio difficile vedere qualcosa, c'è tantissima vegetazione e quindi torniamo indietro. Missione fallita! Adesso scendiamo, lo guardiamo da sotto. Scusa, devo rifare la missione fallita. Si scivola di brutto, A un certo punto Angela è arrivata a un momento tipo Aldo, Giovanni e Giacomo. Non posso più scendere né salire, non posso scendere né salire! Devi imparare un po' a sciare. Oddio, Angela, attenta. È come sciare in pratica, cioè sì. devi buttarti giù. Oddio! No, non cadere! Vanno cadendo entrambi. Attenzione, si scivola veramente. Questo è il punto del né scendere né salire, è sempre lui. È sempre lo stesso. È ripidissimo qua. Svuotiamo le scarpe. Quello che è rimasto dentro. Siamo arrivati alle scale, adesso dovrebbe andare meglio. Vabbè, almeno abbiamo smaltito una fetta delle pizze di ieri sera. Ma veramente era già andata, bella che è andata lei. Si è fatta un bel passaggio e... Vabbè, è chiaro, va. Buona!
Siamo tornati da Betto il cubetto e nella parte finale del sentiero ci sono tutti questi alberi da frutto che sono coltivati proprio nella sabbia nera, una sabbia lavica. E l'ultima volta che noi siamo stati su un vulcano, eravamo sul vulcano, sul Monte Bromo in Indonesia, anche lì la stessa cosa. C'erano questi campi coltivati con tutto il terreno molto scuro, nero. In quel caso siamo riusciti ad arrivare proprio sul cratere, in questo caso purtroppo no, quindi ci godremo la vista del Vesuvio dal basso stavolta. Siamo pronti ragazzi, adesso ripartiamo subito col cubotto. Allora, quindi l'intenzione è arrivare già oggi in Calabria, però passiamo da Castellammare, dove dovrebbe esserci una bella vista sempre su Napoli e sul Vesuvio. Allora, c'è una cosa che non abbiamo ancora detto, il perché stiamo andando così velocemente verso la Calabria, perché mia nonna compie 80 anni. Quindi vorremmo essere lì tra qualche giorno quando li compierà, quindi è per questo che insomma stiamo tirando abbastanza velocemente. È vero che siamo tornati chiaramente per i documenti, per fare il passaporto, la carta d'identità eccetera eccetera, ma anche per esserci una volta ogni tanto per gli eventi importanti, e quindi siamo stati qui anche per il compleanno per festeggiare il compleanno della mamma di Angela e anche per quest'altro compleanno, quindi cerchiamo di essere un pochino più vicini in questo periodo prima di appunto ripartire e lasciare l'Italia ancora. Wow ragazzi, l'hotel imperiale. Ma no, ma è bellissimo. Ma posso entrare un attimo? No, ma come vuoi entrare? No, ma che fai? Dai! Oddio, stai entrando veramente. Ma perché? Guarda l'ingresso. Guarda qua, c'è il relitto di un aereo. Ma lì dietro, ma cosa sta? Ma è bellissimo. Vabbè, torna indietro, va. Ecco, siamo entrati, torna dietro le colonne, piano piano. Quanta bellezza ragazzi, quanta bellezza, siamo arrivati a Castellammare di Stabia, siamo venuti proprio davanti al mare e là in fondo eccolo il Vesuvio, proprio là che sbuca con una piccola nuvola che gli fa da cappello. Da questo lato invece si vede tutta la costa che porta fino a Sorrento, quindi Amalfi è proprio lì dietro. La spiaggia di Castellammare è tutta nera, però lo sguardo ragazzi finisce sempre là dietro. Noi adesso ci facciamo una passeggiata sulla spiaggia e sul lungomare. Vado a toccare l'acqua. Andiamo. Non c'è molta gente in acqua, anzi nessuno. Calda? Calda? Ma perché nessuno? Calda, sì. Nessuno però fa il bagno, Angela, non si usa. Pensavo fosse molto più freddo, però sì, nessuno. Stavamo passeggiando, poi abbiamo visto questa vetrina e non abbiamo resistito, ci siamo presi una graffa ragazzi. La corona comunque, cioè non potevamo non fermarci qui dal re della graffa. La graffa praticamente è la trascrizione italiana di Kraffen. Esatto. Quindi assaggiamo la graffa campana. Guarda rotonda, qua, bella è grande. Un ciambellone fritto in pratica, una frittellona gigante ripiena. Mamma mia. Maronna! Salvare le Trevis. È ancora calda, zucchero dappertutto, al cioccolato. Abbiamo presa ripiena al cioccolato, si può scegliere il ripieno che si vuole, anche vuota volendo, noi l'abbiamo presa ripiena al cioccolato. Con €1. E quindi €1, senti la musica dietro intanto. Com'è? Appena fritta, fresca fresca. No, e questa tradizione, diciamo questo dolce è diventato tradizionale e fa riferimento al momento in cui questa zona, la Campania, era sotto il dominio austriaco. Quindi com'è? Oh, dammene un pezzo. No, però, questo è tutto la tua metà, Angela. Ah, ok, diviso bene. Sono 6.000 calorie circa. Esatto. Circa, più o meno. Dobbiamo risalire sul vulcano adesso. Andiamo. Madonna! Fatto danno, tutto cioccolato sta uscendo. Mamma mia come l'hai mangiata male sta grappa. Casino! Ragazzi, inizio a capirlo adesso, sarà un disastro. D'ora in poi sarà veramente un disastro. Mi sono fermata un attimo, volevo filmare un attimo queste bellissime palme qui davanti. Mi giro, non c'è più Paolo. Secondo voi dove può essere se non qua dentro?
si sta comprando qualcosa da mangiare, ovviamente. Sarà difficile adesso. Eccolo, infatti ha quello sguardo a metà tra il colpevole, non volevo farlo ma l'ho fatto. Cosa hai preso? Un trancettino di pizza, che vuoi che sia? Dopo la frittellina, dopo la grappa, la pizzetta ci allora, io non sono tanto per il dolce, mi era rimasto qua e volevo il salato, quindi vabbè. Ma come si giustifica? Abbiamo mangiato ieri? Ieri sera, sì. È buono. Che il pomodoro fa la differenza. Guardalo. Questo è un pomodoro con i Cioè guarda, tutto sporco di sugo, che dice questa cosa da tutte le parti, di sporco. Sugo, sale, zucchero, tutto. È un sugo con i contro... pomodori, con i contropomodori, ecco. Oltre che per la graffa e la pizza, Castellammare in realtà, ragazzi, è rinomata per le sue acque termali che avrebbero moltissime proprietà benefiche. Che c'è su questa autostrada, la prima autostrada che prendiamo da quando abbiamo il cubo, perché c'era traffico, tantissimo traffico per la strada normale, quindi ci siamo infilati in autostrada per fare prima autostrada che in realtà è libera, quindi ci stiamo godendo il paesaggio. Siamo diretti ancora verso sud, quindi verso zona di Salerno. Stavamo studiando un po' l'itinerario, ragazzi, e anche stavolta niente costiera amalfitana, siamo qui attaccati a un passo, anzi la vediamo praticamente là dietro, abbiamo visto fuori dal finestrino. Questa è Salerno invece, proprio qui sotto, che è di fronte in pratica, no? Da lì iniziava Vietri sul Mare, poi tutta la costiera amalfitana, però abbiamo deciso di non farla per vari motivi. Prima di tutto non abbiamo tempo abbastanza, secondo già è finita la stagione giusta per farla in questo modo. Era tutto bloccato, 3 secondi fa era tutto bloccato da tutti i lati. Sì, troppo traffico già, fa già caldo, sarebbe da fare quando è inverno, te la godi di più perché c'è meno gente, puoi dormire più facilmente, anche adesso trovare posti per dormire è praticamente impossibile, e quindi niente, anche stavolta niente costiera amalfitana e proseguiamo ancora più verso sud. Piccolo cambio di programma, ragazzi, abbiamo lasciato l'autostrada e abbiamo deciso di proseguire sulla costa. Praticamente seguiamo la costa che passa da Agropoli e fa tutto il Parco del Cilento, però sulla strada costiera, arrivando fino praticamente in Calabria, però appunto passando dal mare. Questo in questo momento è il tramonto di fronte a noi, quella là di fronte è la costiera amalfitana. Ed è una gran bellezza. Ecco, questa strada è molto trafficata, adesso ci ripartiamo e vediamo un po' dove dormiremo stanotte. Non abbiamo ancora le idee chiare. Continuiamo a seguire la strada litoranea. In realtà speravamo di poter vedere il mare, ma non si vede praticamente nulla perché è là dietro questo bosco, in pratica là in fondo c'è il mare, c'è la costa, dal lato opposto invece ci sono tutti dei campi coltivati e tutti i lavoratori che finiscono adesso di lavorare che stanno tornando a casa, chi in bicicletta, chi a piedi. Vedete qua dietro si vedono tutte le coltivazioni, ammazza che velocità stavo andando, eccole qua, tutte le serre, le coltivazioni. Ci siamo fermati un attimo, ragazzi, perché siamo risbucati vicino al mare, sono scesa, vedete la mia faccia è rossa, ma perché davanti è questo il colore del tramonto stasera. Il sole è scomparso ma ha colorato completamente di rosso tutto il cielo, là in fondo c'è il mare. Questa spiaggia che adesso fuori stagione è completamente deserta, vedete invece d'estate si riempie tutto, ci sono tutte le cabine qua dietro gli stabilimenti. Arrivati dove dormiremo stanotte, questa è la vista, la vediamo meglio domani mattina.
Notte passata ragazzi, benissimo, siamo proprio di fronte al mare, siamo nella zona di Agropoli che è lì in fondo, quindi a breve la visiteremo. E allora ragazzi, come sta andando l'esperienza in macchina a dormire in Italia? Direi molto molto bene, anche perché in Italia, diversamente da altri paesi come ad esempio l'Australia, non è vietato dormire nella propria macchina, è considerato campeggio in macchina soltanto se si va oltre la sagoma del proprio veicolo, cioè se si monta un tendalino, se si mettono le sedie fuori, tavolini e cose del genere. Finché si rimane all'interno del proprio spazio, del proprio veicolo e si dorme anche all'interno, non c'è nessun problema, quindi questa è una cosa che facilita molto la vita qui in Italia. E poi adesso siamo anche fuori stagione, quindi è ancora più semplice trovare un parcheggio e dormire praticamente quasi da soli. Stanotte abbiamo dormito noi e un altro van là dietro, quindi di signori francesi. Quindi ecco, devo dire, da questo punto di vista perfetto così. Poi ne abbiamo un vantaggio che comunque il cubotto è la nostra casetta, ma in realtà è una macchina a tutti gli effetti, quindi possiamo parcheggiare in pratica ovunque senza nessun problema. Diverso è invece se si ha un van o un camper, soprattutto se sono molto grandi. Abbiamo letto nelle varie applicazioni di esperienze negative, anche non tanto dalle autorità ma proprio dalle persone del posto, che non sono molto felici quando vedono dei camper o dei van. Soprattutto nella costiera amalfitana abbiamo letto moltissime recensioni di gente che viene mandata via in generale, quindi noi siamo anche avvantaggiati da questo punto di vista. Giornata così così oggi ragazzi, siamo venuti nel comune di Castellabate, quindi abbiamo saltato Agropoli e siamo venuti direttamente qui perché questo paesino è arroccatissimo sulle montagne ed è famoso soprattutto per un film che abbiamo visto tutti quanti sicuramente, che è Benvenuti al Sud. Quindi adesso ci andiamo a infilare proprio nel paese, adesso qua c'è la parte del belvedere, quindi il punto panoramico, e poi ci addentriamo in mezzo al paese. Arrivati al belvedere ragazzi, si legge qua Castellabate, quindi qui siamo a Castellabate de Sura, ma c'è anche una Castellabate de Sota, un po' come a Bergamo. E adesso mi giro perché abbiamo la vista, eccola lì, questa è Santa Maria di Castellabate. Attenzione, bisogna stare attenti perché sono già 2 o 3 clip che sbaglio. Castellammare, Castellabate, Castellammare eravamo l'altro giorno. Oggi siamo a Castellabate, anche qui c'è un castello, qui però c'è tutta la vista sulla costa, si vede tutta la costa del Cilento da questa parte, là in fondo addirittura si vede la costiera amalfitana, con la Capricola là in fondo, là di fronte si vede tutto, nonostante le nuvolone, sono nuvole piuttosto alte, quindi c'è un po' di foschia, ma comunque riusciamo ad avere tutta la vista. Stiamo camminando attorno alle mura del castello aragonese che c'è proprio sulla cima della collina. Siamo completamente da soli ragazzi, sembra abbandonato questo paesino, ma in realtà credo che sia perché siamo fuori stagione, c'è questo tempo un po' d'autunno e alla fine ti viene voglia di metterti sul divano o nel nostro caso sul cubotto con la copertina. Esatto. Chiuso, ci viene da parlare a bassa voce, ci sono anche i cornetti, i famosi cornetti antisfiga, e questa frase che è famosissima di Gioacchino Murat che dice che qui non si muore, e poi anche questa calamita di Benvenuti al Sud. E poi senza aspettartelo arrivi davvero davanti alla più grande citazione, una grandissima verità che abbiamo proprio qui davanti ai nostri occhi, perché fritto è tutto più buono. Questo sì, questa è una citazione importante secondo me da tenere a mente, perché è assolutamente vera. Questa è la piazzetta dove è ambientato praticamente tutto il film. In realtà lì dietro quell'edificio che è una gelateria, nel film sono le poste, l'ufficio postale dove si svolge un po' tutta la trama del film. Ma ragazzi, questa piazzetta ha anche una super vista incredibile, le colline sullo sfondo, poi il mare proprio là dietro. Questo è strano, è un semaforo che è proprio all'ingresso di questa stradina stretta, infatti si può passare uno alla volta. Adesso vediamo.
ragazza, attenzione. Oddio, un'altra di quelle robe strettissime. Oh, è particolare l'Italia, comunque con i mezzi grossi. Ma che è dici? tosta, Ma dove passi? E da qua. No, ma scusa. Va giù a bomba. Però è tutta tipo puntellata. Vabbè, a parte che non c'è ghiaccio, non c'è niente, quindi no problema. Angela, stai tranquilla, però guarda, di là si va verso l'infinito e oltre. Esatto, qui da farla molto piano. Belle queste stradine, Oh, il piccolo cubetto fa quello che vuole, Io vado piano perché qua comunque la gente va a bomba, quindi comunque ad ogni curva io due bottarelle gliele mando, ecco, e infatti aspettiamo qua che no, la qua in due non si passa, No, decisamente no. Ok. E possiamo andare. Questo pezzo tocca a noi adesso. Ha anche una pendenza sta strada, ragazzi, mi sono tappate le orecchie, Questo è il 20%. Comunque stiamo scendendo nella vallata, adesso proseguiamo, andiamo verso un luogo che abbiamo sempre sentito nominare, che si chiama... Ecco, a posto. Palinuro. Bravissimo. Non c'è tipo un vacanze di Natale a Palinuro? A Palinuro? Non lo so, non so dirti. Ragazzi, allora abbiamo scelto per andare a Palinuro di passare dalla strada costiera e devo dire che è veramente super panoramica. Stiamo passando proprio sulla costa, ma questa è la larghezza della strada a doppio senso di marcia, ma è strettissima. Qua c'è tutta una parte franata, tra l'altro. Sì, è un po' molto scoscesa, diciamo, questa strada. Che roba, ragazzi, siamo circondati dagli ulivi, le strade così strette. Devo dire, da guidare non devono essere il massimo, ma sono molto belle da vedere, molto paesaggistiche. Attenzione, qua aspetta che stretto. Si sono fermati anche a parlare un attimo. Ah, c'è un momento chiacchiera, aspetta che mi metto di qua. Attenzione, mamma mia, ste manovre. Il signore sta prendendo spazio sui 3 cagnoloni. In momenti come questi penso che comunque abbiamo una macchina troppo grande, ecco. Devo dire la verità, anche se è solo un cubo, un po' rimpiango le dimensioni del Biagino, che qua proprio ci stava di lusso su queste stradine. Certo, forse queste pendenze non erano proprio per lui. Ma che posti sono? Galleria non illuminata, noi abbiamo la precedenza perché avevamo la freccia bianca, mentre dall'altra parte hanno la freccia rossa. Ma siamo seri? Questa è la galleria. Accendiamo. Oddio. Ma che roba! Oddio, ragazzi, dove stiamo passando? Allora, il navigatore ha provato a dirci in tutti i modi che questa era più lunga, ci mettevi più tempo, ma a noi sembrava talmente panoramica che abbiamo detto vabbè, la facciamo lo stesso, deve esserci una vista incredibile. Deve essere bellissima. E lo è in realtà. Però e lo è molto disastrata. Allora, siamo quasi fuori. Ok, adesso siamo usciti, tutto a posto. Stranissima questa galleria lunga così. Ha una corsia in realtà, ma doppio senso di marcia. Siamo arrivati, ragazzi, a Palinuro, è arrivato anche il sole, si è liberato totalmente il cielo, giusto per farci vedere questo spettacolo davanti agli occhi. Questa è la spiaggia centrale del paesino di Palinuro che è sparso lì sopra, c'è anche quel promontorio che viene fuori e noi abbiamo anche scoperto per che cosa è famosa Palinuro. Oltre ovviamente ad essere famosa per questo mare, è anche famosa per delle grotte che vanno visitate con un tour in barca durante l'alta stagione, perché tutta questa zona è zona di grotte che appunto si possono vedere in questo mare qua. Ma dove stiamo passando? Mamma mia, ragazzi, mi rendo conto che vediamo talmente tante cose in queste giornate, no? Tutte insieme, tante cose belle, che dopo un po' quasi ci fai l'abitudine. Poi però arrivi su strade come questa, che succede? La cintura. Sensibile. Siamo all'interno delle gole del Mingardo. Cioè, da questo lato c'è questa vista. È un canyon in pratica.
Stanotte dormiamo qui e non intendo la barca ma al porto. Siamo arrivati al porto di Sapri, abbiamo trovato il parcheggio dove staremo questa notte. Siamo in questa cittadina. Intanto Paolo non ha capito cosa vuole fare, se si vuole tuffare. Ma è bellissimo, è vero, è chiarissima l'acqua. Guarda che roba, si vedono i pesci addirittura. I pescetti là sotto. E questo è il porto, quindi siamo proprio al porto. Sapri lì in fondo, sullo sfondo, ragazzi, però a me è venuta un po'. Ancora? La pizza? Sì. Mamma mia, era Perché incontenibile. no? Io lo sapevo che no? sarebbe stato un disastro. L'ho detto ieri. Provincia di Sarà Salerno un disastro. ancora qua, secondo Questa me. è la scusa, perché poi Un in secondo Calabria ci sarà assaggio. qualcos'altro da provare. Poi in Sicilia cosa non vuoi? Provare tutte le granite dell'universo. Vabbè, dai. Quindi sarà tosta. Vabbè. Dai, Vuoi la Angela, pizza dai, stasera? su, cominciamo a correre. Smaltiamo in anticipo. Mi sa che ti conviene andare a Reggio Calabria di corsa per smaltire tutto quello che mangeremo. Va bene ragazzi, noi chiudiamo il video. Adesso potrebbe esserci una clip della pizza, forse, oppure no. Vediamo cosa succede, come ci organizziamo. Noi adesso chiudiamo il video. Grazie per aver visto fino in fondo. Se volete iscrivetevi al canale. Come al solito Ti sei acquietato per dire questa cosa. Come al solito abbiamo notato che purtroppo tante persone non si sono ancora iscritte al canale. Questa cosa un po'. Ci dispiace. Se volete, seguite i nostri viaggi, iscrivetevi. Come sei E con serio? questa piccola preghiera, soprattutto in questi tempi, sono molto papale. Ecco. Sono molto papale. E quindi in questi tempi vi chiedo, ecco, un'iscrizione. Vabbè ragazzi, iscrivetevi al canale, è impazzito. Questa è l'astinenza da pizza, lo so, cioè ormai è entrato talmente in circolo la pizza che basta un giorno senza e impazzisce. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Abbraccione di gruppo, ragazzi, ciao!